Ora siamo arrivati a un punto molto importante del tutorial, cioè come esportare foto e video da Paimon. Quindi come poi esportare immagini della molecola che ci interessa. Come ho detto prima, appunto c'è la possibilità di salvare le varie sessioni. Io ho salvato la sessione precedente, la potrò andare a riaprire semplicemente andando qui in Open, in File e andrò ad aprire il mio Insulin 3. Andando ad aprire Insulin 3 mi trovo la molecola, il monomero di insulina che io ho selezionato e estratto precedentemente e colorato come appunto desideravo. Adesso, quindi, muovendo la molecola, magari posso andare a posizionarla nel modo più appropriato, secondo quelle che sono le mie esigenze, e quindi da questa posizione estrarre una fotografia. Per fare questo sarà necessario andare in File e fare Export Imaging as PNG, che è il formato appunto di riferimento. Faccio salvo immagine, mi si apre quello che è appunto le cartelle del mio computer, quindi andrò a scrivere insulin image e vado a salvare. Così facendo mi troverò nella cartella appunto in cui l'ho salvata l'immagine in questa posizione della molecola. Voglio cambiare posizione, cambio posizione e vi faccio la stessa procedura, quindi file, export immagine, salvo, 2 per esempio, e vado a salvare. Questo è essenzialmente la procedura più facile e diretta che ti permette di esportare le immagini della tua molecola nella posizione in cui si trova sul tuo PC. Vogliamo essenzialmente creare un video? Per creare un video c'è appunto la sezione Movie qui in alto che ti permette di andare a creare dei video, quindi della molecola. Praticamente per andare a creare un video dobbiamo programmarlo. Quello che vi consiglio è essenzialmente andare in Program, Camera Loop e andare essenzialmente a scegliere quale movimenti, come la molecola deve muoversi secondo appunto le esigenze. Per esempio possiamo decidere di fare un X-roll, cioè praticamente una rotazione rispetto all'asse X di 16 secondi. Vado ad inserire, come potete vedere vi compare una barra qui sotto che rappresenta i 16 secondi programmati dove c'è questo X-roll. Quindi vado qui in basso a destra dove vi è la possibilità di andare in play, quindi di simulare quello che poi sarà il video che andremo ad esportare. Andando in play vedo come la molecola ruota appunto per i secondi predefiniti intorno all'asse X. La particolarità di Pymol è che il video può essere essenzialmente un'accumulazione di quelli che sono le varie funzioni e programmi all'interno della sezione movie. Quindi io adesso vado in stop, posso andare in movie, posso o resettare, quindi se resetto praticamente mi si annulla tutto quello che ho programmato finora, oppure appunto in program andare ad aggiungere altre funzioni. Quindi avevamo fatto un X-roll di 16 secondi a cui io voglio aggiungere un sempre in camera loop un Y roll di altri 16 secondi, quindi il mio video durerà praticamente 32 secondi. Andando qui io praticamente posso ritornare alla posizione al frame numero 1 con praticamente un rewind che è rappresentato da questo tasto, vado in play e quindi avrò essenzialmente un primo roll di 16 secondi per quanto riguarda appunto l'asse X, poi successivamente avrò un roll di altri 16 secondi per quanto riguarda l'asse Y, proprio perché il programma va ad accumulare tutte le varie funzioni. Ovviamente oltre a X e Y roll, quindi io vado a fare qui un reset per velocizzare, praticamente posso scegliere di andare a fare un camera loop dove
ruoto per esempio di 30 gradi, 60, 120, 180 gradi rispetto all'asse X, in questo caso, per quanti secondi? 12. Quindi avrò una rotazione di 180 gradi per 12 secondi. Vado in play, mi accorgo appunto che mi dà questa rotazione, andando essenzialmente a creare degli step nei 12 secondi che io ho selezionato. Bene, mi interessa esportare questi frame, quindi questi video. Come faccio? Qui posso mettere in pausa. Per esportare il video sarà necessario andare in File, Export Movie, come MPEG, che è essenzialmente il formato che io consiglio di esportare. Ovviamente è possibile impostare la risoluzione, io rimarrei quella predefinita, ma comunque è possibile modificarla in 720, 480 o 360 in base alle esigenze, anche per quanto riguarda poi la dimensione del file che viene esportato. Una volta che ho scelto le mie impostazioni, vado in Save Movie As, mi permette qui appunto di scegliere la cartella, io scrivo Insulin Movie, vado in salva. Una volta che vado in salva, praticamente io qui posso vedere quelli che sono i frame che vengono salvati nel video e quindi come procede l'esportazione. Dovrò attendere che l'esportazione sia completamente conclusa per poi ritrovare nella cartella quello che è il file poi completo. Mi raccomando, un consiglio personale, praticamente una volta che il programma ha concluso l'esportazione dei frame, dovrà concludere anche l'esportazione dei file, quindi attendere che qui compare la scritta finished, che quindi segna poi la possibilità di andare nella cartella e ritrovare il file, il video completamente funzionante e nella sua interezza.